Sono stata diverse volte in Sicilia, sia per lavoro che per piacere, con la mia redazione e insieme alla mia famiglia. Ho osservato il mare al tramonto, mi sono innamorata delle cittadine e ho respirato l'antichità di quest'isola unica al mondo. Ovviamente ho cercato di assaggiare più prelibatezze possibili. Oggi per descrivere la Sicilia ho optato per un grande classico, i cannoli. Queste cialde ripiene hanno conquistato tutto il mondo, restate con me e capirete il perché. Come vedete ho messo la mia ricotta dentro a un colino appoggiato ad una ciotola. Questa è un'operazione da fare il giorno prima, meglio la sera prima, in modo che durante la notte tutto il siero della ricotta cada nella ciotola e la ricotta rimanga molto più asciutta. A noi infatti servirà una crema molto asciutta da mettere dentro i cannoli in modo che rimanga ferma. Quindi. E adesso bisogna setacciare la ricotta. Prendete un colino con delle maglie non troppo strette e passate la ricotta per un paio di volte al colino in modo che diventi cremosissima. Ne prendiamo un pezzetto più piccolo e con una marisa schiacciamo verso le maglie del colino facendo passare la ricotta attraverso. Questa è un'operazione importantissima per rendere la ricotta molto soffice. La ricotta è pronta. Per preparare la crema di ricotta occorre aggiungere lo zucchero semolato, la vaniglia e le gocce di cioccolato che però noi andremo ad unire più in là nel tempo. La crema è molto soffice, cremosa ed è pronta. La copro con la pellicola a contatto e la lascio riposare in frigorifero per 3-4 ore. Se avete tempo sarebbe meglio addirittura prepararla la sera prima e lasciarla tutta la notte in frigorifero. Nella tazza di una planetaria munita di gancio mettiamo tutti questi ingredienti: farina 00, cacao amaro in polvere, zucchero semolato, strutto, aceto, sale, marsala, un uovo e scorza di arancia grattugiata. Azioniamo la planetaria e impastiamo il tutto. L'impasto è pronto. Lo impasto giusto un minutino per renderlo liscio e compatto. Lo avvolgo nella pellicola e lo porto a riposare per un'ora in frigorifero. Ed ecco il mio impasto riposato. Ne taglio un pezzetto, lo appiattisco. Se l'impasto è un po' appiccicoso, passatelo nella farina e la passo tra i rulli della macchinetta tirapasta partendo dallo spessore più largo. Dovrò arrivare poi alla fine ad uno spessore di 2 mm. Lo chiudiamo in questo modo e lo ripassiamo tra i rulli. Ed ecco le mie prime 2 sfoglie. Prendo i miei stampi. Prima di tutto ci vorrà un coppapasta di 10 cm di diametro, con il quale ricaverò dei cerchi, in questo modo, che avvolgerò intorno allo stampo da cannoli. Questi 2 lembi si devono sovrapporre, quindi intingo il mio dito dentro a dell'uovo sbattuto, poi sigillerò così. Ed ecco il mio primo cannolo pronto per essere fritto. Procedo in questo modo fino a terminare tutto l'impasto. Per la frittura io ho preferito l'olio di arachidi portato a 170 gradi, ma sappiate che si dovrebbero friggere in strutto o in olio più strutto. Che belli, guardate quante bollicine in superficie, è proprio giusto così. Uno dei segreti per mangiare un ottimo cannolo è avere una cialda croccantissima. Come fare? Riempiteli all'ultimo momento. Un altro segreto per tenere la cialda molto croccante è quella di spennellarla all'interno con del cioccolato fuso. Io utilizzo il cioccolato fondente in questo caso. Ora che le cialde sono fredde, le spennelliamo, come abbiamo detto prima, con il cioccolato fuso fondente.
Lasciamo indurire il cioccolato e intanto noi ci dedichiamo al ripieno, alla crema di ricotta. La nostra crema si è compattata e come ultima cosa aggiungiamo le gocce di cioccolato. Amalgamiamo bene il tutto e poi mettiamo la crema in una sac à poche. Ed eccola pronta! È il momento di riempire i nostri cannoli. E poi possiamo scegliere di decorarli come più ci piace. Abbiamo della granella di pistacchio, di nocciola, delle ciliegine candite e delle scorzette di arance, che sono, diciamo, le più tradizionali. Possiamo per esempio intingere il cannolo nella granella di pistacchi, aggiungere una ciliegina, una scorzetta di arancia. E questo è il primo. Ora intingiamolo invece nella granella di nocciola e dall'altra parte la scorzetta. E continuiamo così fino a terminare tutti i cannoli. Se avete degli ospiti potete fare una cosa molto scenografica, riempirli al momento e servirli ai vostri commensali.